Ciao a tutti, in questo video vorrei consigliarvi un bel libro di un grande autore giapponese, molto apprezzato anche qui da noi in Occidente. Sto parlando di Haruki Murakami, o per meglio dire, poiché i giapponesi pongono il cognome davanti al nome, Murakami Haruki. Il libro di cui sto parlando è La fine del mondo e il paese delle meraviglie, candidato più volte al premio Nobel per la letteratura, ma nel contempo un autore anche ultra pop, come detto molto popolare. A sua volta lui è un amante della cultura pop, cito da un'intervista a Murakami Haruki: amo la cultura pop, i Rolling Stones, i Doors, David Lynch, questo genere di cose. Non mi piace ciò che è elitario. Amo i film del terrore, Stephen King, Raymond Chandler e i polizieschi. Ma non è questo ciò che voglio scrivere, quello che voglio fare è usarne le strutture, non il contenuto. Mi piace mettere i miei contenuti in queste strutture, questa è la mia via, il mio stile. Perciò non piaccio né agli scrittori di consumo né ai letterati seri, io sono a metà strada e cerco di fare qualcosa di nuovo. Scrivo storie strane, bizzarre, non so perché mi piaccia tanto tutto ciò che è strano. In realtà sono un uomo molto razionale, non credo alla New Age né alla reincarnazione, ai sogni, ai tarocchi, all'oroscopo, ma quando scrivo cose bizzarre, non so perché. Più sono serio, più divento balzano e contorto. Così disse Murakami Haruki in un'intervista del 1997. E come detto è un grande amante della cultura pop, grande amante anche della musica, in particolare della musica jazz. Lui è un grande collezionista di dischi di vinile, per esempio. Questa è una delle cose che ho in comune con lui, la passione per la musica. Si dice possieda oltre 6.000 dischi. E grande appassionato della musica, della cultura pop, i Doors, David Lynch e altre passioni che, devo dire la verità, ho in comune con questo grande autore giapponese, così come anche la passione per Philip Dick, un grande autore di fantascienza insieme ad Isaac Asimov, per esempio. Philip Dick, tra i tantissimi libri, cito per esempio Ma gli androidi sognano pecore elettriche, ovvero il libro che ha ispirato il grande Ridley Scott per il suo Blade Runner, capolavoro di fantascienza del 1982, uno dei miei film preferiti, a cui senz'altro vorrei dedicare prima o poi un bel video. Ad ogni modo, oggi siamo qui a parlare appunto di La fine del mondo e il paese delle meraviglie, in cui abbiamo degli echi di Philip Dick in questo bel racconto, come detto, molto misterioso, ermetico, onirico. L'autore Murakami Haruki saprà farci esplorare così sapientemente due mondi così diversi, fra loro così lontani, ma in realtà in qualche modo, scopriremo attraverso la lettura, paralleli. Vi leggo giusto due righe dalla descrizione del libro. In una piccola e spettrale città, che mura insormontabili separano dal resto del mondo, gli abitanti, privi di ombra e di sentimenti, vivono al riparo da qualunque emozione. Un nuovo arrivato ha il compito di leggere i vecchi sogni nel teschio degli unicorni, i soli animali del luogo, cogliendo frammenti di memorie e di un'altra vita o dimensione. Parallelamente, in una Tokyo futuribile o disumana, un uomo viene coinvolto da uno scienziato, geniale ma sconsiderato, in un esperimento a rischio della vita, che lo porterà a calarsi nei sottosuoli della città, in lugubri voragini animate da creature mostruose e maligne, metafora delle paure che agitano le coscienze. Proprio nel buio fitto della mente si troverà la soluzione che lega i personaggi dei due mondi, in realtà l'uno il riflesso dell'altro. Sarà possibile lo scambio tra le due dimensioni o il viaggio rimarrà senza ritorno? Le risposte le troverete all'interno di questo bel libro. Sarà proprio come catapultarsi all'interno di un sogno. Un racconto molto onirico, molto affascinante, sicuramente tutta la storia legata alla lettura del teschio degli unicorni, questo paese dove gli abitanti non sono più in grado di provare emozioni, hanno perso il loro cuore, ma anche ha un suo fascino questa Tokyo futuristi. Io vi consiglio, se volete, di andare a riscoprire questo autore, qui alcuni altri suoi bei libri, qui Norwegian Wood, forse uno dei più popolari, e qui il libro che vorrei consigliarvi quest'oggi, che è La fine del mondo e il paese delle meraviglie, sicuramente una bellissima lettura per un grande autore giapponese. Murakami Haruki, La fine del mondo e il paese delle meraviglie. Vi saluto, grazie per avermi seguito, lunga vita e prosperità. Ciao a tutti.